Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Che confusione i pronomi relativi! Relative pronouns are so confusing. There are so many of them that we often don't know which one to use and how to use it. A cui or alla quale? Che or chi? Today we want to focus on the relative pronoun cui. Actually, it's not as difficult as it sounds. You just have to be good friends with prepositions. Before going on, let me remind you to subscribe to this channel and hit the bell icon. You will help us publish more free content. Want even more material? Have a look at our Patreon page. There is something for all levels. Let's go! Il pronome relativo cui. Relative pronouns replace a noun and introduce relative clauses. The most common English relative pronouns are who, whom, whose, which, that. In Italian, these are words like chi, che, cui, il quale, la quale, i quali, le quali. Relative pronouns can be used as subject or object, or they can be used after a preposition. Let's start with some warm-up exercises. The tomato sauce with which I season the pasta is Italian, or the tomato sauce I season the pasta with is Italian. How would you translate this sentence? A few seconds to think. La salsa di pomodoro con cui condisco la pasta è italiana. Another one. The girl to whom Vittorio gave the necklace is Italian. Take your time. La ragazza a cui Vittorio ha dato la collana è italiana. And the last one. The Italian film I am talking about won an Oscar in 2014. A last effort. Il film italiano di cui parlo ha vinto l'Oscar nel 2014. What can we understand from these examples? Cui helps us link two clauses to make our communication lighter and more fluent. Cui saves us from unnecessary repetition. Cui is very often preceded by a preposition. In other words, it can correspond to the English to which, to whom, with whom, and so on. Cui is invariable in gender and number. Did you notice? In our sentences, it never changes. Let's now elaborate on these concepts. Director, may I have the first example sentence back on the screen? Thank you. La salsa di pomodoro con cui condisco la pasta è italiana. We can consider this sentence the combination of two separate sentences. Condisco la pasta con la salsa di pomodoro. La salsa di pomodoro è italiana. If we combine them, we get our example sentence, where cui replaces la salsa di pomodoro. La salsa di pomodoro con cui condisco la pasta è italiana. Another example. Parlo di un film. Il film ha vinto l'Oscar nel 2014. Il film italiano di cui parlo ha vinto l'Oscar nel 2014. Con cui condisco la pasta. Il film di cui parlo. La ragazza a cui Vittorio ha dato la collana. In all these sentences, cui is preceded by a preposition. How do we know which preposition to use? The answer is simple.
It depends on the verb. More precisely, on which preposition is used with the verb that we want to use. So, you need to know your verbs. Now let's get back to our examples. Parlo di un film. Il film ha vinto l'Oscar nel 2014. To talk about a topic in Italian is parlare di un argomento. Il film italiano di cui parlo ha vinto l'Oscar nel 2014. Il musicista parla con la cantante. La cantante è italiana. In this case, talk with or talk to in Italian is parlare con or parlare a. Therefore, our new sentence will be: la cantante con cui parla il musicista è italiana. Ora, un esercizio facile. Now an easy exercise for you. Add cui and the preposition. Questo è il libro di cui ti ho parlato. Carla è la ragazza con cui abito. Ti voglio dire la ragione per cui ti ho telefonato. So far so good. We said that cui is usually preceded by a preposition. However, when the preposition is a, we can drop it. It's a personal choice of the speaker. Il ragazzo a cui ho telefonato è Simone. Il ragazzo cui ho telefonato è Simone. Both sentences are correct. We also don't add any prepositions when cui is preceded by a definite article to express possession, like the English whose. The director whose film won an Oscar is very famous. Il regista il cui film ha vinto l'Oscar è molto famoso. Il cui film means whose film. Film is masculine singular, so we say il cui. Now, let's try again together. Non ricordo il nome dell'attore inglese la cui moglie è italiana. Il cinema di cui non conosco il nome è in Via Verdi. Venezia è la città a cui penso di più. La città da cui vengo è bellissima. Il paese in cui hanno girato il film è la Spagna. L'uomo con cui parla Marco è il regista. L'attrice vuole una sedia su cui sedere. La ragione per cui non mi piace questo film è molto semplice. In questo cinema ci sono molti film tra cui scegliere. What better teacher than practice? Complete the sentences with the expressions below. Il pettine è l'oggetto con cui mi pettino. Il teatro è un luogo in cui si sta in silenzio. Viola è la persona a cui ho scritto una lettera. Il divano su cui sei seduto è mio. Il quale, la quale, i quali, le quali. Cui can be replaced by the relative pronoun il quale.
The difference is that il quale is a variable pronoun that agrees in gender and number with the noun it refers to. So it has other three forms: la quale, i quali, le quali. This is why the variable pronoun il quale is useful every time that using cui could create confusion as to whom or what we are referring to. Notice the difference. La moglie di Paolo, di cui ti ho parlato ieri, è una brava persona. Of course, I'm saying that Paolo's wife is a good person. I'm referring to his wife and not to Paolo. La moglie di Paolo è una brava persona. But who did I talk to you about yesterday? Paolo's wife or Paolo? Let's clear the confusion. La moglie di Paolo, della quale ti ho parlato ieri, è una brava persona. Della quale makes it clear that I'm referring to the wife because della refers to a feminine noun. It's a contraction of the preposition di and the article la. What if I meant Paolo? Then I would say, la moglie di Paolo, del quale ti ho parlato ieri, è una brava persona. Del refers to a masculine noun, di plus il. Another example. Il cugino di Viola, con cui ho passato le vacanze, mi ha telefonato. You can understand that it is the cousin who phoned me, not Viola. But again, who did I spend the holiday with? The cousin or Viola? It's not very clear. Let's unravel the mystery. Il cugino di Viola, con la quale ho passato le vacanze, mi ha telefonato. I spent my holidays with Viola. And this is the end of this grammar lesson. Today we learned about the relative pronoun cui. I hope that my explanation and the exercises we did helped to clear up some confusion. Patrons, remember to log into Patreon to download your additional content. And if you have questions, let me know. Grazie e a presto!